Premio Nobel del 2001 per l'economia, il professor Michael Spence. Bene, dovrò fare da interprete e quindi leggo prima le domande in italiano e poi in inglese. Quindi lei è stato insieme ai suoi colleghi George Akerlof e Joseph Stiglitz il primo premio Nobel per l'economia americana dopo l'11 settembre. Il 14 dicembre 2001, a 3 mesi dal più grave attacco terroristico nella storia dell'umanità, a Stoccolma lei riceve il premio più prestigioso che si possa riconoscere a uno scienziato. Ci può descrivere quel giorno, le sue emozioni, quello che pensava allora e quello che pensa oggi a distanza di 15 anni? So, together with your economist colleagues George Akerlof and Joseph Stiglitz, you were the first American Nobel Prize winner after 9/11. On the 4th of December 2001, in Stockholm, 3 months after the most serious terrorist attack in the history of mankind, you were awarded the most prestigious prize an academic scholar can receive. Can you describe that day, your emotions, what you were thinking then, and what you think about it now, 15 years later? Well, good morning, ladies and gentlemen. I can't see you. Buongiorno signore e signore, non vi vedo. But I'm very glad to be with you this morning. Ma sono molto contento di essere con voi stamattina. It was an emotional time. È stato un momento molto emotivo. It was 2001 was the 100th anniversary of the Nobel Prize. 2001 è il 100° anniversario del Premio Nobel. In the first 100 years there were about 750, I would guess, total Nobel Prizes awarded. Nei primi 100 anni ci sono stati circa 750 premi Nobel. By 2001 there were probably 250 of those individuals, men and women, who were still alive. Nel 2001 forse di questi soltanto 250 uomini e donne erano ancora vivi. So we look forward to going to Stockholm and meeting all of our predecessors. Quindi non vedevamo l'ora di andare a Stoccolma a vedere tutti i nostri predecessori. But just before the Nobel Prizes were announced, the 9/11 terrorist attack occurred and changed all of our lives pretty much permanently. Ma poco prima dell'annuncio del premio Nobel è successo l'11 settembre che ha sconvolto le vite di tutti quanti. The Nobel Prizes are announced in early October. I premi Nobel vengono annunciati verso i primi di ottobre. Later in October, before we went to Stockholm in December, the White House had all the living American Nobel laureates to the White House for a reception. Poco prima della nostra andata a Stoccolma, alla Casa Bianca hanno invitato tutti i premi Nobel americani. I was touched and very surprised by that because we were in the midst of the shock of dealing with the crisis. Sono stato molto toccato da questa cosa perché stavamo nel bel mezzo di una crisi molto forte in quel periodo. So for me and many others it was a moment of big surprise, joy, and at the same time terrible sadness because of the 9/11 attacks. Quindi da una parte sentivo sentimenti di forte gioia, di allegria, dall'altra di grande tristezza per quello che era successo l'11 settembre. I'll just tell one story about Stockholm. Ok, dirò adesso una storia che riguarda Stoccolma. So if those of you who've seen a film called The Beautiful Mind about John Nash. Se avete visto il film Beautiful Mind con John Nash. You
may think that you give a lecture in the final ceremony before the king and queen and royal family. Si può pensare che si dà una relazione davanti al re e alla regina della Svezia. It's not true. Non è vero. It's artistic license. È una licenza artistica. But what you do is give a lecture normally to a group of very distinguished Swedish students and academics. Ma quello che si fa di fatto è una relazione davanti a un gruppo di studenti e docenti di grande distinzione su quella materia. But in this year, because they had invited to Stockholm all of the previous Nobel Prize winners, the people at the lecture were your fellow economists who received the Nobel Prize, sitting in the front row. E quindi in pratica mi sono trovato con gli altri colleghi che avevano vinto il Premio Nobel per l'economia in prima fila. So I got up to speak and give my lecture, and sitting in the front row were Paul Samuelson, Milton Friedman, Robert Solow, Bob Aumann, Gary Becker. I could go on, but you understand it was a terrifying experience. Quindi mi sono trovato a dare questa relazione e proprio davanti a me c'erano tutti questi Nobel famosissimi, tipo Milton Friedman e così via, quindi è stato un momento molto emozionante in questo senso. Seconda domanda, quindi come è cambiata la sua vita dopo il Nobel? How has your life changed since winning the Nobel Prize? The biggest change is that people listen to you more. Il più grande cambiamento è che la gente ti sente di più, con più attenzione. This is actually dangerous. Questo può essere pericoloso. My friend Myron Scholes took me aside after the Nobel Prize was announced and said to me, I have one piece of advice for you. Allora il mio amico, Myron Scholes. Myron Scholes mi ha preso da parte e ha detto, ho da darti un consiglio. He said, you've received the Nobel Prize, people are going to think you know everything about everything. Hai ricevuto il premio Nobel, la gente penserà che sai tutto di tutto. But you don't. Ma non è vero. He said, so it's very important for you to learn to say, I don't know. Quindi è importante per te imparare a sapere, imparare a dire non lo so. I think receiving the Nobel Prize is a tremendous opportunity. Ricevere il premio Nobel è un'opportunità tremenda. Because you have this voice, you can use it, if you're willing, for a good purpose. Siccome ti dà voce, questa voce si può utilizzare, se vuoi, per uno scopo positivo. Many scientists who've received the Nobel Prize use the opportunity to increase support for science, for younger people in those fields, not only where they live, but globally. Molti premi Nobel utilizzano questa cosa per promuovere per esempio la scienza nel loro campo, non solo nel loro paese ma anche nel loro paese. In my case, I chose to spend a significant fraction of my time focused on trying to be helpful to developing countries in improving their prospects, increasing their growth, and so on. Nel caso mio ho cercato di utilizzare buona parte del mio tempo nel tentativo di aiutare i paesi in via di sviluppo per migliorare le loro prospettive. But the other thing is the Nobel Prize is usually given, not always, but usually many, many years after you did the work for which you received the prize. L'altra cosa da ricordare è che in genere il premio Nobel viene dato parecchi anni dopo che tu hai finito il tuo lavoro migliore. Which means that when you receive the Nobel Prize, you should realize that you're getting older. Quindi quando ricevi il premio Nobel ti devi rendere conto che stai invecchiando un po'. Terza domanda, quindi, come è cambiata l'America dopo l'11 settembre del 2001? So how has America changed since 9/11?
Well, I have to say, I wish I could say something different, but I don't think we have, in many ways, evolved successfully since 9/11. Devo dire che per molti versi non ci siamo evoluti in maniera positiva per certi versi. Now, I don't want to leave the impression that the problems that we face, which are to some extent common to developed countries, are entirely the result of 9/11. Sì, non voglio far pensare che questa situazione di oggi è semplicemente legata a problemi che sono anche comuni ad altri paesi per quanto riguarda quello che è successo nel 2001. So many of you are young enough so that most of this is ancient history, but the internet became available to the broad spectrum of the public in virtually every country in the mid to late 1990s. Molti di voi siete così giovani che per voi è storia antica, però bisogna ricordare che poi la rivoluzione di internet è cominciata soprattutto negli ultimi anni 90. So globalization, the integration of global markets, both for goods and services and financially, was turbocharged by this connectivity enabled by the internet. E quindi lo sviluppo economico della globalizzazione soprattutto che è stata scaturita da questa rivoluzione informatica è stata una crescita esponenziale da allora. So perhaps by accident, but right around the year 2000 when the internet bubble burst, we started to experience very large and growing effects on the structure of the economy, on income equality or inequality, on things like routine jobs which were being stripped out of the economy by the application of technology. Quindi è capitato proprio in quegli anni in cui c'è stato anche l'attentato terroristico che stavamo assistendo a una grossa rivoluzione anche a livello di occupazione, in cui molti posti di lavoro venivano spazzati via da queste novità introdotte dall'informatica. So we have, economically and socially, a significant problem with rising inequality in terms of opportunity as well as income. And then, overlaid on top of that, we managed to develop a dangerously unsustainable growth process with excess leverage in the economy that you all know broke down at the end of 2008. E quindi assistiamo in quegli anni a uno sviluppo di una sempre maggiore disuguaglianza sociale ed economica, e questo poi alla fine nel 2008 si sfocia nella crisi economica di cui sappiamo tutto. As you well know, in a slightly altered form, this spilled over to Europe and other parts of the world. So we're all struggling with how to deal with these very powerful globalization and technological forces and the restoration of balance, the reduction of excess debt, and so on. And it's a job that has not, as you well know, been finished yet. E quindi sappiamo benissimo che questo poi ha influito anche sulle economie dell'Europa occidentale e anche altrove nel mondo, e stiamo lottando con fatica a cercare di trovare un equilibrio per affrontare le problematiche di questo sviluppo del mondo globalizzato. The last comment on this is that I think over time a subset of our fellow citizens, whatever country we're in, are starting to develop the feeling that the economy really doesn't work for them, doesn't create opportunity for their children and grandchildren. Poi in questi ultimi anni stiamo assistendo anche a un'idea che riguarda numeri crescenti di persone che ritengono che l'economia non funziona, che non va bene, che non dà un futuro per le loro famiglie. And this is starting, I mean, I don't pretend to understand this, but this is starting to show up in
what you might call political fragmentation, the rise of parties that, in some sense, in various dimensions, reject the current trajectory and the status quo. E quindi questo si traduce in un'aumentata frammentazione politica da parte di persone per cui non sta bene lo status quo. Prossima domanda, quindi il Nobel è stato assegnato per gli studi sui flussi asimmetrici dell'informazione, per le analisi scientifiche sul funzionamento dei mercati per alcuni soggetti che dispongono di più informazioni di altri, con le conseguenti distorsioni del caso. Qual è la sua idea di un'economia veramente sostenibile? So you were awarded the Nobel Prize for your studies on asymmetrical flows of information, for your scientific analyses on how markets work in favor of those people who have more information than others, with all the consequent distortions deriving from this. What's your idea of a truly sustainable economy? Well, that's a simple question. Domanda semplice. If you have 4 or 5 hours, I'll explain the theory. Se abbiamo 4-5 ore ve lo posso spiegare per bene. But maybe we won't do that this morning. Forse non lo facciamo stamattina. So I think the striving for sustainability is probably the most important theme of the modern dialogue on economic and social development. Quindi, secondo Michael Spence, il tema della sostenibilità è il tema principale per quanto riguarda lo sviluppo economico e sociale del mondo di oggi. Now, for most people, and for good reason, the word sustainability usually, not always, but usually has an environmental aspect to it. Quando parliamo di sostenibilità, per la maggior parte della gente, e ha molta ragione pure, l'idea di sostenibilità si collega con l'ambiente. So I'm going to jump ahead here a little bit. Quindi farò un salto in avanti un attimo. The population of the planet right now is somewhere between 7 and 7.5 billion people. Quindi la popolazione mondiale in questo momento è di circa 7 miliardi di persone, 7,5 miliardi di persone. Of that, let's call it 7 billion, about 1 billion people live in countries like ours here. Di questi 7 miliardi, 1 miliardo vive in paesi di sviluppati come il nostro. The other, let's call it 6 billion people, live in countries that we call developing. Gli altri 6 miliardi vivono in paesi che noi chiamiamo paesi in via di sviluppo. Their incomes are rising but lower. I loro redditi sono in aumento, però sono inferiori. Their consumption of things like energy is much lower than it is in a country like ours. Il loro consumo energetico è molto minore rispetto al nostro. But we are in a process of having their economies advance steadily over several decades to being advanced. Ma siamo in un processo per cui parecchi di questi paesi sono in una via di transizione da paesi in via di sviluppo a paesi sviluppati. So in the past, say right after World War II, we had a global economy that consisted of roughly 15% of the people living in relatively wealthy economies, and everybody else, the other 85%, essentially living in very poor economies. Quindi abbiamo una situazione per cui dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale abbiamo circa il 15% della popolazione che vive in paesi sviluppati e l'85% di persone che vivono in condizioni di povertà. So in effect, the global economy had a population that was like 15% of the total,
But this process, it's going to take about a century, will turn the global economy in the sense of people who live with incomes and relatively high energy consumption and all the other things that go with it, up to about 7 billion. E quindi con questo processo che è in atto troveremo che il consumo energetico e industriale riguarderà fra 100 anni circa 7 miliardi di persone. So the big challenge is can we find ways of living and ways of growing and ways of generating employment without destroying our planetary home when there's 7 billion of us rather than 1 billion doing it. Quindi la sfida è: ce la facciamo in 7 miliardi ad avere un'economia sostenibile senza distruggere il pianeta rispetto a quando eravamo soltanto 1 miliardo di persone? Okay. Una celebre intervista nel 2003 rilasciata dal Washington Post fece sensazione per le sue dichiarazioni sui flussi migratori nel mondo. Lei ebbe quasi una premonizione affermando che da lì al 2020 si sarebbe costituita un'enorme distorsione dell'economia dei flussi migratori da un valore sostanzialmente incalcolabile. L'ONU stima che entro il 2050 si muoveranno nel mondo altri 130 milioni di persone. Lei ritiene un'emergenza o un'opportunità per il pianeta? So you were famously interviewed in the Washington Post in 2003, and your remarks about migratory flows caused a major stir. You had something like a premonition by saying that by 2020 there would be a huge distortion in the economy of incalculable proportions created by migratory flows. The UN predicts that by 2050 another 130 million people will have migrated to other parts of the world. Do you consider this to be more of an emergency or more of an opportunity for the planet? Well, first of all, I don't remember any of this. I may have had that interview and said that, but I can't, must be age. I don't remember any of it. Professor Spence non si ricorda praticamente di aver rilasciato quell'intervista. So, oh, is his mic on? Ah, okay. It's not good when the translator is unplugged. Sì. Non è bello quando il traduttore non ha voce, diciamo, per farsi sentire. Sì. So let me try to address the question directly. Cercherò di rispondere direttamente alla domanda. There are many scholars, thoughtful people who have taken note of the fact that the fastest way to increase well-being in the global economy is through migration. Allora, ci sono molti studiosi che hanno detto da tempo che il modo migliore per sviluppare l'economia, la potenzialità economica, è attraverso i flussi migratori. So, for example, Land Pritchard at Harvard has estimated that if you had, the reason, by the way, for this is obvious, right? If people move, sorry, go ahead. Il motivo per questo è ovvio. People's incomes are determined by the productivity level in an economy. Se i redditi delle persone sono determinati dai livelli di produttività, so if a significant number of people move from poor economies to higher income ones, then both their incomes and their productivity rise. They benefit and the global economy grows very quickly. Quindi se ci sono flussi migratori da zone, diciamo, povere a zone più sviluppate, significa che queste persone poi hanno redditi maggiori e producono di più. Quindi questo è positivo, diciamo, per l'economia globale.
So I think the answer to the question is yes, but up to a point. Quindi la risposta alla domanda è sì, ma solo fino a un certo punto. That is, both the people who migrate and the countries to which they migrate benefit, provided they are integrated into that economy. Quindi c'è un beneficio sia per le persone che migrano, sia per i paesi che ospitano, se sono, diciamo, in un numero sufficiente per poter essere integrati in quei paesi. And I think it's fair to say, you know, that any country, or any region for that matter, has limited capacity, meaning you can't take an uncountable number of people and devote the resources to integrating them into the society. E pensa Michael Spence che praticamente questo vale per tutti i paesi, che un paese ha un limite al numero di persone che riesce ad integrare, quindi bisogna cercare di capire quante persone possono essere ospitate e integrate in maniera soddisfacente. Yeah, so migration, when it's working well for everybody, is essentially controlled. Quindi quando la migrazione funziona bene vuol dire che è controllata, sotto controllo. Yeah, I mean, the obvious challenge now is that people in tremendous distress in North Africa and in the Middle East are coming in large numbers, and to its credit, Europe is accepting them because the alternative would be so bad. But the numbers are sufficiently large that it may be very difficult to meet the challenge of integrating them well into our economies and our society. Ok, quindi come sappiamo ci sono grossi flussi migratori in questo periodo dai paesi del Nord Africa e dal Medio Oriente, e l'Europa sta facendo bene a cercare di accogliere queste persone perché l'alternativa sarebbe disastrosa. Però si tratta di numeri molto grossi, per cui ci sono dei problemi annessi. The other thing I want to say about this is the right way to handle this is globally. Il modo giusto per affrontare il problema è a livello globale. There is no reason why Europe or continental Europe should be the major recipient of migrants in distress because of the Middle East. Non c'è un motivo per cui soltanto l'Europa deve ricevere questi migranti perché c'è una zona del Medio Oriente che è in forte crisi. But the simple truth that we have to live with in this and other dimensions is our global governance institutions are not yet anywhere near well enough developed to be able to sort of come to an agreement on a global scale about absorbing, in this case, migrants, and in other cases, other major shocks. In questo caso però abbiamo le nostre istituzioni globali che non sono per ora in grado di affrontare, di dare risposte soddisfacenti a questi problemi di migrazione. So let me address this to the young people, because I think it's going to take your generation and maybe another one to build the global governance institutions that we need. E quindi mi rivolgo a voi giovani, quelli della vostra generazione e anche della generazione futura, perché secondo Michael Spence ci vorranno parecchio tempo prima di poter arrivare ad avere, diciamo, delle istituzioni di governance a livello globale che sono veramente funzionanti. Anche l'Italia, come tutti i paesi del mondo, sembra reagire in modo disordinato e disunito di fronte a questa emergenza. Ma la storia d'Italia porrebbe, almeno a tutti gli studenti che sono presenti qui stamattina, di ricordare che la più grande emigrazione della storia dell'umanità è avvenuta dal 1875 al 1963 ad opera di italiani. 29 milioni di italiani sono andati a vivere in Canada, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Cile, Australia, Germania, Francia, Belgio, Etiopia, Libia e Algeria.
Oggi in Italia c'è un grande dibattito sull'opportunità di accogliere o meno questi flussi migratori. Lei che ne pensa? You partly answered this already, but Italy, like all countries in the world, seems to be reacting to this emergency in a rather disorderly and disunited way. But for the benefit of the students here this morning, it should be remembered that Italy's national history is also characterized by one of the biggest waves of emigration in the history of humanity. Between 1875 and 1963, 29 million Italians migrated to Canada, the USA, Argentina, Chile, Australia, Germany, France, Belgium, Ethiopia, Libya and Algeria. Today in Italy there's a big debate about whether or not to welcome today's migrants. What's your view on this? Well, first I would say that Italy's response has not been particularly chaotic. I've been impressed with the efforts that have been devoted to rescuing people at sea and so on. I think it's something Italians should be proud of. Dunque, secondo Michael Spence, quindi non ritiene che la risposta dell'Italia è stata caotica, anzi è stato molto colpito favorevolmente dai tentativi da parte dell'Italia di accogliere questi migranti e dice che è una cosa di cui gli italiani dovrebbero essere orgogliosi. I won't mention names, but there are cases in Asia in which people in distress have arrived in boats and been pushed off the beaches. Asia. Sì. Dice che ci sono stati dei casi in Asia, per esempio, dove i migranti sono stati respinti, che sono stati in navi, eccetera, sono stati respinti con la forza. No, it's true. There was an enormous migration in the period mentioned in your question. È vero che c'è stata un'emigrazione molto forte nel periodo che abbiamo menzionato in Italia. This was, on balance, an entirely good thing. Questa è stata, tutto sommato, una cosa molto positiva. America, Canada, where I grew up, Australia, many other countries needed people. America, Canada, dove il professore è cresciuto, Australia, tanti altri paesi hanno beneficiato di queste immigrazioni. Yeah, so with these immigration, people migrated because there was an opportunity in terms of land and work. Sono migrati perché c'erano opportunità in termini di terra, di lavoro. And the recipient countries benefited by receiving talented, highly motivated people. E i paesi che hanno ospitato questi migranti hanno beneficiato di persone che sono entrate di grande talento. So I think, that's a good example of where migration worked well. Quindi questo è un buon esempio dove si può parlare di un'emigrazione che funziona. On balance, at least in North America, the immigration has worked well domestically, in addition. Tutto sommato, se pensiamo agli Stati Uniti, l'immigrazione ha funzionato molto bene a livello di economia interna. It's not an easy process. Non è un processo facile. But let me give an example. I grew up in Canada, for a substantial chunk of the time in Toronto. Quindi il professore è cresciuto parecchio tempo in Canada, nei pressi di Toronto. When I was young, Toronto was essentially a Scottish town. Quando cresceva il professore, Toronto era essenzialmente una città scozzese. If I took you to Toronto now, and we went down near the university, and we looked at the people, I'm pretty sure you wouldn't be able to tell what country you were in.
Se dovessimo andare oggi a Toronto, andare verso l'università e a vedere la gente per strada, eccetera, scommetto che non sareste in grado di capire in che paese vi siete capitati. So the bottom line, just to finish the answer to the question, is, provided the numbers aren't overwhelming, and provided, in the case of America and Canada, the capacity was enormous because we had all this land that, nobody had used. Quindi, sommando, cioè tutto sommato, se prendiamo l'esempio per esempio del Canada, dove c'era uno spazio infinito di terra libera. Yeah, so my view is that immigration is a source of new ideas, cultural enrichment, dynamism, but all with the proviso that it's done with goodwill and a serious intent to welcome and integrate the people who are arriving. Quindi, secondo Michael Spence, la migrazione ha effetti benefici, ma deve essere gestita molto bene, chiaramente, per poter funzionare. Però sostanzialmente la migrazione è una risorsa, una cosa positiva, che è anche di arricchimento culturale. Okay? Just to go back to what you were saying about the most important event in post-war history, you said that a large part of the developing world is experiencing growth for the first time. If you'd like to comment a bit further on that. Quindi, come ha detto il professor Spence, l'avvenimento più importante della storia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale è che per la prima volta buona parte del mondo in via di sviluppo comincia a conoscere lo sviluppo industriale. Quindi se vuole aggiungere qualche altra cosa su questo fenomeno. Well, let me be brief. In breve. I think we covered it largely before, but roughly speaking, in the world, up until about 1750, there was very little growth. Fino al 1750 a livello mondiale c'era pochissima crescita. And that changed, with the British Industrial Revolution. Cioè è cambiata con la rivoluzione industriale in Gran Bretagna. That spread to continental Europe and then eventually across the Atlantic. Che si è diffusa all'Europa continentale e poi in America. And so basically, this is the 15% I was referring to before. We started a pattern of growth that really covered only 15% of the world's population. It went on for 200 years. E quindi questa faccenda del 15% della popolazione mondiale che conosce lo sviluppo comincia da allora e va avanti per circa 200 anni in questa maniera. So after World War II, you had this enormous divergence in the incomes and wealth of the countries that had grown and the ones that hadn't. Quindi se pensiamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale abbiamo una situazione di grande divario fra paesi ricchi e paesi poveri. And then something quite wonderful happened. Poi è successo qualcosa di meraviglioso. Largely for the purposes of ensuring war recovery. In buona parte per assicurarsi la ripresa economica dopo la Seconda Guerra Mondiale. A set of institutions were put in place. Si è creata una serie di istituzioni that were designed to open the global economy and facilitate the recovery from the war and the restoration of growth. Che dovevano praticamente assicurarsi la ripresa economica e aprire i mercati a livello globale. All of the colonial empires vanished. Tutti gli imperi coloniali sono spariti. Were just disbanded. And as a result, although it wasn't the primary intention at the time, this very large group of people in what we now call developing countries actually started to grow. E quindi troviamo che, anche se non era previsto, che molti di questi paesi ex colonie hanno cominciato a conoscere l'inizio di una crescita economica. And we're well into that process now of what is sometimes called convergence.
e siamo ben dentro questo processo che si chiama anche convergenza. It has its challenges, like the one we discussed a few moments ago in the area of sustainability, is that literally hundreds and hundreds of millions of people, have a set of opportunities that for the first time in history are starting to grow, to be creative, to be productively employed, to travel, to do all the things that we take for granted. Ecco, la cosa meravigliosa è che come conseguenza di questa convergenza oggi centinaia di milioni di persone hanno la possibilità di avere un lavoro migliore e anche di poter viaggiare e così via, cose che noi diamo per scontato. Allora, lei è cittadino del mondo, nato negli Stati Uniti, ha studiato ovunque, da qualche tempo vive in Italia, a Milano. Ai suoi occhi che paese è diventato il nostro? So you are a citizen of the world, you were born in the USA, you've studied in various countries, you've been living in Italy for some years in Milan. How has Italy evolved in recent years, in your opinion? Well, I tend to be an optimist, and having lived here now for 10 years, I am definitely an optimist about Italy. Allora, scusate, sono circa 10 anni che vivo in Italia, per cui sono ottimista per quanto riguarda l'Italia. So, first, from an economic point of view, there's just an enormous amount of talent, energy, innovation, entrepreneurial capability. Quindi se parliamo semplicemente della capacità di talento, di imprenditorialità, l'Italia ha molto da offrire. I think and socially, of course, Italians are a happy crowd for good reasons. Socialmente gli italiani sono un popolo felice per motivi ovvi. For good reasons, you love your culture and you should. Per buoni motivi, perché amate la vostra cultura ed è giusto così. The balance between work and, other things, leisure, travel, etc., I think is wonderful in Italy and way better than, for example, in America. L'equilibrio che c'è in Italia fra il lavoro e il tempo libero è molto bello, molto ben equilibrato, molto di più rispetto per esempio agli Stati Uniti. Then it's a kind country. When you're here, you feel welcome. When you have children, they're treated as important parts of life. E poi c'è una gentilezza da parte degli italiani, ci si sente ben accolti ed è un paese che accoglie molto bene anche i bambini, i figli. So having said that, I think there are challenges to be met. Ciò detto, ci sono anche delle sfide da conoscere, da affrontare. So I think I won't go into detail on this, but if you understand the growth patterns in Italy prior to the introduction of the euro, the introduction of the euro presented significant challenges. Se andiamo a vedere la storia economica dell'Italia prima dell'introduzione dell'euro, possiamo vedere che l'introduzione dell'euro ha creato una serie di sfide notevoli. So I think most of these things are well known. La maggior parte di queste cose sono ben sapute. There's a competitiveness problem in the short run. C'è un problema di concorrenzialità in breve termine. Sovereign debt, meaning the government's debt, is too high. Il problema del debito che è troppo alto. If for some reason Germany convinces the European Central Bank to back off, and the interest rates went up or the spreads went up, there would be a sustainability problem, a debt sustainability problem. E se la Germania dovesse influenzare troppo, la Banca Centrale Europea, ci potrebbero essere problemi di spread che sarebbe da affrontare. For those of you who are studying economics, you know that there are a number of adjustment mechanisms that, in the case of a single country, kick in. Among them, inflation, the exchange rate adjustment, and so on.
that all of those, or most of them, are unavailable in the context of the Eurozone. Per chi studia l'economia sapete che ci sono molti meccanismi di aggiustamento che in pratica nel caso dell'Italia non sono disponibili. So I think both in Italy and for Europe as a whole, there's a number of challenges in changing the structure so that the adjustment mechanisms are more numerous and more effective. Quindi ci sono una serie di sfide per cui, per esempio, si augura che i meccanismi di aggiustamento saranno maggiori e avranno più effetto. The other thing, I mean, probably we're saying, at least it's my opinion, there are some differences of opinion on this. If I were in Germany, this would cause people to boo, but... Allora, adesso dirà qualcosa che è la sua opinione. Se dovesse dirlo in un pubblico tedesco, forse si sarebbe preso a fischi, adesso sta per dirlo. You really can't have a common currency area without the possibility of fiscal transfers. Non si può avere a common currency like the euro without the possibility of fiscal transfers. It just doesn't work. non si può avere, diciamo, una moneta comune senza la possibilità di trasferti economici. The other thing I would say is that with respect to Italy specifically, it's terribly important to find the resources to invest in things that keep very talented young people here. Poi un altro problema che ha l'Italia è la difficoltà di poter trovare le risorse disponibili per investire nei settori in cui gli italiani hanno davvero talento. So I lived for many years in what is in America is called Silicon Valley. Il professore ha vissuto per parecchi anni in ciò che si chiama Silicon Valley in California. Now, I don't want to go on at great length, but Silicon Valley has government money coming in to fund research, you know, very talented young people who then start companies and so on, you know, sometimes in biomedical sciences, sometimes in information technology. But every country is different, but what you want is a kind of a commitment to supporting that kind of innovative impulse that's already here, but it requires support. Okay. Quindi quando stava nel Silicon Valley chiaramente c'era molto sostegno da parte del governo per dare impulso alle innovazioni, anche per esempio nel campo biomedico, e quindi ci vorrebbe una cosa analoga da parte del governo in Italia per promuovere questi impulsi di innovazione. The final comment, the government is terribly important. You know, the internet and the semiconductor, which most people would say were pretty important features of modern life, came out of an institution in the Defense Department called DARPA. It's the Defense Advanced Research Programs. That core funding, whatever the motive, that was, you know, the motivation wasn't unrelated to defense. They wanted semiconductors because vacuum tubes don't work very well in aircraft and spaceships. But that core funding is an important driver of innovation. Prof. Spence dà l'esempio di internet e dei semiconduttori, i quali sono stati creati negli Stati Uniti, ma per quanto riguarda l'industria della difesa, però tutte e due, che sono di un'importanza fondamentale adesso a livello mondiale, sono il risultato di importanti investimenti fatti a livello governativi allora, quindi è un invito anche al governo di trovare le risorse per poter investire nell'innovazione. E dal punto di vista scientifico, qual è il suo giudizio complessivo sul nostro paese? From the academic perspective, what's your overall opinion about Italy? Well, it's very positive. I mean, in a way, this is a double-edged sword, but, you know, I can
count a very large number of talented economists with Italian names who populate the major universities in the United States and in Britain. Now, there's just an enormous amount of academic talent here. Much of it resides in Italy. You know, they're great institutions, but you are also enriching the academic institution and research institutions all over the world. Dunque nel campo economico, per esempio, ci sono illustrissimi italiani, economisti che lavorano nelle maggiori istituzioni universitarie negli Stati Uniti e anche in Gran Bretagna. Ci sono anche moltissimi che lavorano anche in Italia, anche ci sono delle istituzioni di grande importanza in Italia, per cui la sua opinione è positiva. I guess the only other thing I would say is I would expect over a long period of time the mix of higher educational institutions in Italy to change in a certain respect. Si augura, Professor Spence, che le istituzioni universitarie possono trasformarsi in un certo senso. And that is, I would expect, in Italy, as it is true in most countries, most of the institutions are funded publicly by the government, by the Ministry of Education. Per ora la maggior parte delle istituzioni accademiche sono finanziate pubblicamente. I think over time you will also have, and these are important institutions, another set of institutions that are funded essentially privately. Si augura che ci sarebbe un'altra serie di istituzioni che si possono sviluppare, che sarebbero finanziate anche privatamente. There are several, this is the situation in the United States, and I think it's one of the strengths. First of all, to compete with each other. E quindi un vantaggio di questo sistema negli Stati Uniti è che si possono competere tra di loro. And this is going to sound like a market fundamentalist, but competition in this respect is unambiguously a good thing. Secondo il professor Spence, questa concorrenza è sicuramente una cosa positiva. But the other thing is it gives the system resilience, because when the public finances, produce a problem for funding the public institutions, the private ones can pick up the slack. E quindi quando ci sono problemi, per esempio nel settore pubblico, c'è una resilienza, maggiore, una forza maggiore, perché significa che l'altro settore può anche beneficiare da queste situazioni. Un'intervista ha affermato il rischio di una crisi globale dovuta all'aumento della volatilità del mercato. Come possiamo perlomeno arginare il rischio di questa crisi? In January of this year, you were predicting some kind of economic collapse in Italy. How do you think we can get out of this situation? I'm not sure I went so far as collapse, but Crisi, yeah. Economic crisis, yes, sorry. Yeah, let me answer that this way. There has been extreme volatility in the global economy and global financial markets since about last summer. Dall'estate scorsa quindi c'è stata una situazione di fortissima precarietà, nel sistema economico-finanziario. This is largely due to some fairly large uncertainty about what's happening in China. Questo è dovuto in gran parte per l'incertezza di quello che sta succedendo in Cina. So this has affected virtually every financial market. E questo ha toccato quasi tutti i mercati a livello mondiale. And every economy. So, I mean, the situation, the problem in Italy right now, from an economic point of view, is what I would call fragility. Il problema per quanto riguarda la situazione italiana in questo momento è quello che definirebbe la sua fragilità. So, whether you're looking at public finances or bank balance sheets or
virtually anything, notwithstanding the strengths. You know, there's relatively little ability to absorb a big shock from outside. Quindi da qualsiasi punto di vista da cui si può vedere la prospettiva ci sono poche capacità di assorbire grandi shock al sistema. Ok. Yep. Salve, buongiorno. Mi chiamo Luigi Mora, lavoro alla Giordano, faccio il quarto. Volevo chiedere, per quanto riguarda i paesi sviluppati, in via di sviluppo, ormai molte multinazionali li controllano e quindi impediscono la crescita. Volevo sapere cosa ne pensa il professore riguardo questo. Yes, he's asking about the situation of multinationals. Are they preventing growth in developing countries? Oh no, on the contrary, the multinationals have been an important engines of growth in the developing countries. No, al contrario, secondo il professor Spence, le multinazionali sono state, diciamo, motori di crescita in parecchi dei paesi in via di sviluppo. Now, let me be careful. There are cases in which multinationals in countries with weak governance sort of take over the country. Sì, ci sono stati dei paesi in cui le multinazionali in paesi dove c'è una governance molto debole, che hanno un po' preso il possesso del paese, il controllo del paese. Yeah, so those are the cases that I think people sometimes think of that are bad. Quindi questi sono gli esempi che ovviamente vengono ritenuti cattivi. You don't want business organizations running countries, especially small ones. Non vogliamo avere, diciamo, aziende multinazionali che gestiscono i paesi piccoli. But in countries that have reasonably well-organized governance structures, what the multinationals provide is inbound investment, but most important, technology transfer on the one hand, and they provide connections to the global supply chains on the other. So on balance, in the cases of relatively rapid growth, the multinationals have been an important part of the story, the growth package. Quindi in altri paesi invece dove le multinazionali sono fortemente presenti possono avere degli effetti benefici, nel senso che possono stimolare la crescita tecnologica, diciamo tutto sommato hanno un effetto più benefico ovviamente. Un'altra domanda, lei cosa pensa del TTIP, il nuovo contratto che sta per essere sviluppato tra l'economia statunitense e quella europea? Okay, what do you think about the TTIP agreement? TTIP, yeah. Yeah, I'll answer the question if you give me your green shoes. Dice che risponderà alla domanda se lei gli dà le sue scarpe verdi. Oh, really? I'm kidding. California, very cool, multi-cool DJ in California. So, I think a well-negotiated TTIP would be a very good thing for both, North America and Europe, but I think it's not going to happen. There's very big differences on things like genetically modified foods, other agricultural issues, internet security and privacy, and so on. And with a presidential election coming up in America, at least in the short run, it looks to me like it's not going to get done on a fast track. And if it doesn't get done on a fast track, then, by the time we get after the election, who knows what will happen. But both presumptive presidential candidates, Hillary Clinton and Donald Trump, have been negative on trade. So it doesn't look particularly promising to me in spite of the benefits. The other thing I think we definitely need, and it is part of the TTIP, is the I part, the investment. We need
to reduce barriers to, transnational investment. So I would like to see it come to pass someday, but I don't see it happening with a high probability soon. I'm sorry, that was a bit long. Okay. Dunque, in pratica il professor Spence vede sostanzialmente in maniera positiva un eventuale accordo sui TTIP fra Stati Uniti d'America e Europa. Se ci fosse un negoziato buono, ci sarebbe, secondo il professor Spence, dei benefici nell'abbassamento di barriere, eccetera. Però prevede che le cose non andranno così, che sarà molto difficile arrivare a un accordo per una serie di motivi, uno dei quali è il fatto delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Sia Trump sia Hillary Clinton, che sono i candidati più probabili, sono piuttosto negativi per quanto riguarda i TTIP, quindi è difficile immaginare uno scenario in cui ci possa essere un accordo. Però dice il professor Spence che sarebbe auspicabile cercare di aumentare quindi gli investimenti e di abbassare le barriere per facilitare il commercio. Ok, thank you. Grazie. Io sono Federica Savrino dell'Università di Agraria e volevo chiederle se secondo lei le start-up sono davvero il futuro dell'impresa o è solo un fenomeno di passaggio? Right, she studies agrarian studies at university, and she'd like to know if startups are a good thing on a more permanent basis, or are they just a passing fashion? No, startups have been, historically and looking forward, enormously important. I mean, you can... Go ahead. Gli startup sono stati storicamente estremamente importanti anche oggi. They really drive, change. Sono motori di cambiamento. I mean, if you go back in time, we look at when the automobile arrived. It took many, many startups and many, many failures before we got the auto industry that we have today with all the technology that's embodied in it. Se vediamo per esempio l'industria automobilistica, se andiamo all'inizio, chiaramente c'erano molti start-up e molti fallimenti, ma è stato soltanto grazie agli start-up che adesso ci troviamo con l'industria automobilistica che conosciamo. Yeah, so, I mean, if you look at the biggest companies in any economy and then wait 30 years, most of them are gone and you have the new ones. And so I think... barriers to startups, which include entry and exit. Many people don't think about this, but preventing companies that are failing from actually failing actually gums up the machine and prevents new ones from entering, because the only way you can prevent them from failing is somehow subsidize them. And so a natural policy response in many places is to try to save the incumbents, and it's a terrible idea. Sì, dice uno dei problemi che può riguardare gli start-up che andrebbe cambiato è l'idea che bisogna salvare quegli start-up che stanno per fallire. La tendenza è quella di sovvenzionare gli start-up per non farli fallire del tutto. Dice il professor Spence che questo è sbagliato, bisognerebbe lasciarli fallire per poi poter fare entrare nuovi start-up. So, and then there's the point I mentioned in the thing, which is that, ideally, this is the problem you have with the Eurozone, is that the appropriate exchange rate across countries in Europe will be different than the one that's built in Europe. So Germany should have a higher exchange rate, and Portugal should have a lower exchange rate. You can't have in the Eurozone. Yes, absolutely.
Yeah. Okay, September's a little tough just because. Yeah, so I just gave it to somebody. Yeah, she has it. Okay? Yeah. Okay. Thank you. Thanks so much, guys. Thanks for the questions. I wish you all great good fortune, prosperity. Everybody start a company. Thank you so much.